Con delle action cam cinesi, e per cinesi io intendo delle action cam di qualità magari anche alta, buona, ma il cui marchio non sia riconosciuto nel settore come lo è quello della Insta360, la GoPro, la DJI Osmo Action, insomma leader, e in più con livelli di prezzo che sono tipo 400 euro per una action cam, mentre qua me la cavo con 100, in alcuni casi me la cavo con 50-60, ma se faccio delle riprese sott'acqua, cos'è che porto a casa? Porto a casa dei bei ricordi o porto a casa dei ricordi verdastri? So che sembra difficile da crederci, ma è lo stesso fondale ripreso nello stesso giorno e nello stesso momento. Ok, a questo punto, non so se tirandole... Pensa che le vedo ancora da tanto limpido. E cominciamo con le buone notizie, cioè malgrado noi possiamo pulire con grande dedizione, applicare uno spray, utilizzare una peccetta fatta apposta come antinebbia, ovviamente soprattutto le camere che hanno la custodia subacquea, di cui dopo parleremo per capire se sono superiori, possono presentare il problema della nebbia, e il risultato è una ripresa assolutamente da buttare, cioè qua non c'è dubbio, è meglio questo o questa, fa veramente schifo avere la nebbia nella lente, viene fuori sta roba qua. E questa è una GoPro. Ma visto che vogliamo parlare di come ottenere la qualità migliore, mi piace anche che ci siano delle condizioni un po' difficili, quindi un po' di vento, un po' di mare mosso. Andremo a vedere sott'acqua cosa riusciamo a fare con una serie di telecamere. Ma non solo, perché visto che parliamo di action cam con la custodia subacquea, l'altro problema che si può presentare è che la custodia non sia 100% subacquea, quindi io la tiro fuori, in realtà ci sono delle gocce d'acqua. Allora se quella, a differenza di queste, non è fatta per stare nell'acqua, ed è questo il motivo per cui io parto con questa comparativa action cam subacquee, partendo da quelle che non hanno bisogno della custodia subacquea, che sono molto comode, perché io mi registro, faccio ehi ragazzi, sono qua al mare, vi voglio far vedere come va, le butto nell'acqua, e talvolta tipo là a caso, dove sei, fatti vedere, vergognati, là a caso ha fatto anche lei condensa sulla lente. Sullo schermo mi frega anche abbastanza poco, ma sulla lente abbiamo visto il risultato. Ma soprassediamo sul discorso della nebbia, torneremo dopo, iniziamo a vedere come registrano sott'acqua queste action cam molto comode che non hanno bisogno della custodia subacquea. Partiamo da uno split screen, notate i colori, così come registrano senza nessun ritocco, registrano così, i colori che escono dalla camera. Ha un po' paura a mandarle giù, però insomma 10 metri alcuni dicono, sono tutti cloni, alcuni dicono 1 metro, io provo, vediamo cosa succede. Se poi vado ad utilizzare un pannellino tipo questo qua della Manfrotto per bilanciare i colori, questo è il risultato. Notate che differenza c'è? La Rollei 9S, notate che come chiave di lettura più c'è differenza fra come registra la action e quando è stato bilanciato il video, peggio è, perché vuol dire che il bilanciato è veramente tanto differente. Sarebbe meglio che fossero molto simili. E la Rollei non è che se la cava tantissimo, vedete che differenza c'è? Abbiamo appena fatto una puntata sulla Rollei verticale, andate a vederla. A caso per il 7LE se la cava meglio, nel senso c'è differenza, ma non è così eclatante. E vabbè, andiamo a vedere la Insta360 che, essendo leader di settore, in effetti tiene fede alle aspettative, quindi un'immagine già buona di partenza. A me piace questa, ma non è che mi piace perché sono fazioso, mi piace perché registra già con un buon bilanciamento, al contrario della Rollei, lei è un po' troppo rosso, ma l'incarnato se c'è troppo rosso viene meglio. Quindi fra queste 4 camerine che non hanno bisogno della custodia subacquea, la Victure, vieni qua, Victure, lei è quella che come bilanciamento a me piace di più. Ma visto che siamo qua per parlare di buttiamole nell'acqua e vediamo come registrano, facciamolo.
Adesso le lancio, faccio lo stesso gioco di prima, quindi split screen diviso 4, la Insta è il nostro riferimento perché lei ha il bilanciamento automatico anche sott'acqua a qualsiasi profondità. Chi più si avvicina meglio fa. Trovatela, se c'è. E qua speriamo di non perdere, perché se le perdiamo abbiamo fatto il danno. Ok, perfetto, arrivederci camerine, siete state belle. Allora, qui qua siamo già 1 metro, questo è 2 metri. Vediamo il mark del 3 metri. Non so se c'ho il 4 metri, c'è anche il 4 metri. E qua siamo a 4 metri. Non credo di aver fatto il 5, però occhio, così sono 5 metri. Io mi fermerei qua a 5 metri, anche perché... Ah, siamo sul fondo, quindi 5 metri qua è il fondo. Allora, adesso le ho bilanciate usando il solito pannellino della Manfrotto perché andassero bene bilanciate underwater. Il problema è che no, non funziona questo sistema, cioè anche se voi impostate la camera per registrare sott'acqua, magari va bene all'inizio ad alcune profondità definite in realtà, dopo ne parliamo, però tipo arrivi in fondo dove c'è la sabbia e questa è sempre corretta, la Insta, e invece le altre sono sempre verde o azzurro. Non so se tirandole... Pensa che le vedo ancora da Dante limpido. Le camerine, riesco a vederle. Quindi la chiave di lettura è: sto facendo snorkeling, li metto in modalità subacquea e migliora molto, cioè invece di questo verde totalizzante qua inizia a vedere dei pesci. Però lo stesso bilanciamento che va bene nello snorkeling non mi va bene laddove la profondità diventa un po' più importante. Queste alcune dicono 1, 3, 5, 10, io ho provate tutte a 5, sono andate abbastanza bene, dopo ne parliamo, però comunque il bilanciamento a quella profondità non va. Quindi il problema è che se voi andate prima a 5, poi a 4, poi a 3, ogni scena voi dovete ribilanciare l'immagine, è un po' uno sbattimento, tranne che con questa, con la Insta no. Tiriamo su. 4. Magari in caduta libera, vediamo la caduta libera cosa fa. Vediamo quale fa l'effetto più fico. Ok. Via, caduta libera. Ok, tiriamole su. Beh, sono state sott'acqua in 5 metri, eh? No, sì, 5 metri. Vediamo se sono ancora intatte. Sta registrando tutte, incredibile. Vedremo nei prossimi giorni se non si romperanno e comunque aggiornerò questa cosa. E finisce qua. E quindi mi spiace, ho brutta notizia, non si può sperare di arrivare a 5 metri e registrare bene, tranne che con la Caso V50i, che però è la prossima puntata a quelli che hanno bisogno del case. Lei c'ha un bilanciamento subacqueo con molto rosso, quindi quando arriva a 5 metri va bene. Quando arriva su... E nella prossima puntata li vedremo più in dettaglio e qua siamo in fondo, 5 metri, la Caso V50X, vedete che ricorda la Insta360 di prima? Qua è molto corretto, però se io vado su... Adesso lo faccio andare su, no, torna su, sto salendo, iniziate a notare che non è più completamente grigio,
Più mi avvicino al livello dell'acqua, adesso le tiro fuori, vedete com'è rosso? Cioè lei aggiunge veramente tantissimo rosso. Vabbè, ma questa è la puntata delle action cam con il case, andiamo avanti. Lei se lo merita, facciamo un focus sulla Insta360. Ok. Ponete attenzione a cosa succede in questo momento, la tiro fuori dall'acqua, abbiamo visto il bilanciamento sott'acqua è perfetto, cioè i colori giusti, la tiro fuori e sta registrando tutte, incredibile. Ok, ve lo ripropongo in slow mo in modo che si possa apprezzare di più. Siamo al pelo dell'acqua, sta per uscire, l'acqua è corretta, esce, notate, ecco, riflessi sul mare, che sulle nuvole sono grigie, notate come sono rosse? Perché lei per qualche istante è ancora bilanciata sott'acqua e notate come, noterete fra poco, questi riflessi non saranno più rossi. Cioè, spettacolare questa camerina qua. Se io vado avanti, è tornata perfetta, anche per sopra. E altro problema che può succedere con queste qua, che vanno bene buttate direttamente nell'acqua, ma poi registrate e funziona tutto, quello che succede però è questo mestiere qua, no, di togliere, aprire il comparto per la batteria LSD, si incrocchia talmente tanto che avete bisogno di un cacciavite e non è una bella cosa ovviamente, a me ha fatto parecchia paura. E ovviamente c'è la soluzione, prendete un cotton fioc, prendete del lubrificante di quelli che espellono anche l'acqua, lo passate sulla action dove c'è la cernierina, ok? Qua c'è una cernierina che è quella implicata perché quando si chiude scorre, ok? Lo passate questo lubrificante. Se non bastasse, come è successo a me, l'ho proprio spruzzato direttamente sopra. A quel punto è tornato utilizzabile, quindi adesso riesco ad utilizzarla ancora. Sì, no, ma prima era proprio incrocchiato, adesso vedete come si chiude bene. Ecco, ad onor del vero l'ho fatto con tutte le action cam, cioè questa operazione di manutenzione con il lubrificante che spelle l'umidità, ma devo dire la Rollei è quella che in questo caso si è comportata meglio, a parte che adesso sto facendo fatica a chiuderla, no ma va bene. Lei era quasi normale anche uscita dall'acqua, quindi l'ho aggiunto per sicurezza, per manutenzione, ma lei è quella che è uscita dall'acqua diciamo più indenne. E anche rispetto alla condensa devo dire che a caso, come abbiamo visto prima, la condensa non è il suo forte e la Rolei invece nessun problema. E la nostra reginetta, cioè la Insta360, come si comporta? Vedete qua, loro dicono che basta che tu le componi, metti insieme i tre pezzi con la batteria, il processore e la lente e insomma, e c'era dell'acqua. Cioè c'era un pochino d'acqua. A onor del vero non è successo niente, ha registrato perfettamente, è venuto tutto bene, adesso si accende, sì, ti accendi, sì, ti accendi, adesso ti accendi, fai vedere che ti accendi, piripi, e si accende, ok, perfetto, registra, funziona bene, tutto a posto. Magari, vabbè, è previsto che un po' d'acqua ci vuole qua, anche nel tutorial ufficiale lo dicono, di smontarla dopo che è andata sott'acqua e poi togliere le goccioline. Mi piacerebbe che, insomma, anche perché l'avevo tenuta così, è proprio nel suo, diciamo, semi-case, quello che le tiene proprio schiacciate. E nella prossima puntata parleremo di action cam che hanno bisogno della custodia subacquea e di come no fog o qualsiasi altra cosa vendono a 10-15 euro, malgrado le promesse. Non è che funzionano granché. Alcune action cam sembrano più suscettibili di altre alla creazione di questa nebbiolina che ci rovina l'inquadratura, la ripresa poi. Nella prossima diciamo come ridurre le problematiche. E piccolo spoiler, appunto, vedremo quali si avvicinano ai colori della Insta, quali di quelle con custodia subacquea. Queste erano quelle senza custodia subacquea. Ne consiglio qualcuno in particolare? Sott'acqua no, sinceramente. Mi spiace.